Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 16 maggio dove troveremo la luna nuova in Toro. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci? Questo è un periodo che ci porterà a maggiore equilibrio e benessere. Ci aiuterà a gettare le basi per il futuro grazie all'ottimismo, a una nuova speranza, fiducia, anche nuove opportunità, pazienza e impegno da poter rendere questo periodo molto produttivo e di sfruttare le nostre capacità, le nostre esperienze. È anche un buon momento per comunicare e prendere decisioni importanti, quindi per seguire un piano ben preciso e prepararci appunto per il nostro prossimo futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione perché alcune cose possono essere sfavorevoli, la fretta, l'ansia, la paura, l'agire senza un piano e delle azioni concrete ben studiate e verificate. Bisogna fare attenzione anche agli investimenti di energia, forse anche a livello di denaro, quindi di fare attenzione al nostro portafoglio e di evitare il sovraccarico, quindi di non fissare troppi obiettivi, troppe cose da fare e soprattutto non troppo complesse. Adesso andiamo a vedere il primo messaggio che arriva dalla carta Ultimo Quarto. Il primo messaggio ci aiuta anche a capire in che momento ci troviamo o anche cosa dobbiamo attenzionare, cosa aspettarci da questo periodo. Questa indica la valutazione del nostro percorso e quindi di fare una specie di bilancio delle abitudini, degli schemi che utilizziamo, soprattutto quelli limitanti che ci bloccano, di considerare che cosa va bene e cosa no. Secondo me è un ottimo momento anche per lasciare andare qualcosa che non funziona. Se c'è stato un dolore, una perdita, se c'è un conflitto, allora meglio farsi coraggio in questo momento, cioè pensare, cosa fare per migliorare le cose, per, guarire le nostre ferite. Un momento, che indica una fase di preparazione perché, ci aiuta a cogliere poi le cose sane, belle, concrete e quindi anche le opportunità, per realizzare quello che desideriamo. La superluna, il messaggio che ci porta questa carta è un messaggio di rassicurazione. Ci sta dicendo che il nostro impegno adesso, in questo periodo, verrà ricompensato. Per alcune circostanze già nell'immediato, quindi per alcune cose che possiamo ottenere giorno per giorno. Per quelle e soprattutto per i progetti a lunga durata, allora dobbiamo sapere che dobbiamo continuare ad impegnarci e che con molta probabilità siamo nel percorso giusto, quindi dobbiamo continuare a seguirlo, vedremo dei progressi man mano, ma soprattutto poi vedremo i risultati successivamente. Già sapere che stiamo facendo alcune cose e ci troviamo nel giusto percorso, secondo me è un'ottima indicazione. E poi troviamo la dea della luna. Questa fa riferimento al senso di protezione, anche di avere una guida sia terrena, quindi può esserci una persona che ci può aiutare con ottimi consigli o sostenerci moralmente, però ci dice che siamo anche seguiti, protetti
da qualcuno, da lassù, quindi da una guida divina. Per conto nostro ovviamente ci sta chiedendo di seguire i nostri sogni, di essere audaci, anche questa si riferisce all'impegno che con l'impegno riusciamo a raggiungere il nostro pieno più potenziale. Anche se vogliamo far emergere un lato nascosto, delle verità per esprimerci al meglio, per stare bene, anche le nostre stesse capacità. Io questo lo dico soprattutto per quelle che hanno un dono, una vocazione, una capacità e non ancora riescono ad esprimerla, a tirarla fuori. Magari questo è il momento giusto per farlo. E adesso procediamo con gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Vediamo. La prima carta ci dice, tramite la croce andina, di aspettare di valutare. Probabilmente in una circostanza nello specifico, magari pensateci bene, arriverà un momento in cui si deve aspettare l'attimo più favorevole per agire o per dire un qualcosa. Quando arriva un consiglio del genere, vuol dire che o noi siamo frettolosi o che ci lasciamo trascinare e coinvolgere dalle emozioni e allora potremmo sprecare un momento prezioso, potremmo non cogliere delle opportunità oppure anche in alcune relazioni sbagliare il momento può essere determinante e quindi ci sta dicendo di sfruttare la nostra saggezza, di non lasciarci trascinare, ma di aspettare di cogliere un momento più propizio. Io direi soprattutto per cogliere delle opportunità. Quindi in una circostanza, magari quando sentirete delle emozioni contrastanti e qualcosa dentro di voi vi sta dicendo calma, fermiamoci un attimino, riflettiamo e poi vediamo cosa dobbiamo fare, ecco quello è il momento giusto proprio per aspettare, quindi non è il momento proprio per agire, ma arriverà assolutamente. Abbiamo visto che anche le vostre carte ci stanno dicendo di cogliere quelle circostanze e solo di farlo con la massima consapevolezza, soprattutto delle possibili conseguenze. E lo specchio velato appunto parla di cose che magari non ancora sono chiare, di andare a vedere la realtà dei fatti. Questo succede soprattutto magari quando stiamo evitando un qualcosa, quando teniamo qualcosa di nascosto, soprattutto un nostro lato è quello che vuole emergere. Quindi ci sta chiedendo autenticità, ci sta chiedendo onestà, soprattutto verso noi stessi, ma anche riguardo alcune cose che vogliamo ottenere e realizzare. E poi l'ultimo messaggio arriva da il cuore del cielo. Molto bella come carta perché spesso ci indica una fonte di ispirazione, un impulso creativo, anche una guida divina e certo a livello pratico uno spunto, un consiglio, un sostegno di una persona. Per conto nostro effettivamente ci sta consigliando di riflettere sui nostri sentimenti, sulle nostre emozioni, su ciò che ci fa stare bene, sul risveglio, sull'espansione, sull'evoluzione e quindi di accettare il ciclo nascita, morte, trasformazione proprio per aiutarci nella rigenerazione di quelle che sono le emozioni o le situazioni negative, ma anche come nutrimento, soprattutto se abbiamo esigenza di iniziare, di metterci in un nuovo percorso. Quindi questo sarà importantissimo, nel senso che se già sentite che vi trovate in una fase conclusiva di un qualcosa, allora di accogliere questa conclusione per darvi l'opportunità di trasformarla e appunto generare
vedere immediatamente questo nuovo inizio. Se comunque di quella lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!